Un caro saluto a tutti da Piergiovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali e in particolar modo del binocolo. Come vedete dietro a me, oltre le Alpi, abbiamo Luca Seveso di Arte Sky. Ciao! Ciao Luca! Oggi Luca è venuto a trovarmi qui in valle perché vorrebbe parlarvi della nuova distribuzione dei binocoli Oberwerk di Arte Sky. Quindi ragazzi, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Ci vediamo con Luca subito dopo la breve sigla. A tra poco. Allora Luca, ti piace il Monte Sette Termini? Beh, devo dire che la vista è spettacolare. Hai visto? È proprio il posto giusto per provare i binocoli, quindi hai scelto bene, Pier. No dai, sono contento, mi dispiace che ho dovuto fare comunque un po' di viaggio, però qui ne vale sempre la pena. Assolutamente. Ma vuoi dirci come mai Arte Sky ha deciso di prendere la distribuzione dei prodotti Oberwerk? Sì, allora, da tempo cercavamo un marchio di binocoli da affiancare a quelli che già abbiamo come rivendita, per esempio Swarovski, per esempio Vortex, e Oberwerk era l'unico marchio che avesse dei binocoli giganti che arrivano da una fabbrica differente dagli altri in commercio. Sono sempre stati sempre molto interessanti per noi come prodotti. Siamo riusciti appunto con Oberwerk USA ad avere la distribuzione diretta per l'Europa, quindi poi li troverete da tutti i nostri rivenditori in giro per l'Europa. Al momento abbiamo dato la precedenza alla serie XL, quindi sia le versioni ED che le versioni SD, perché sono quelle che maggiormente per l'astrofilo erano interessanti. Poi adesso appunto nel mese di novembre e dicembre arriveranno poi tutte le altre serie a cascata per completare proprio la gamma Oberwerk. Oggi abbiamo deciso di portare, dopo la fiera di Cesena che c'è appena stata, dove abbiamo presentato l'intera gamma, solamente il 70 e l'82 mm SD, perché appunto in uso diurno abbiamo detto che è la cosa migliore. Tra l'altro io sono innamorato dell'82 come taglio di binocolo, perché è veramente quello più compatto secondo me e non troppo piccolo da portarsi anche in giro, quindi può essere utile sia per il naturalista, l'astrofilo, ma sono già arrivate diverse richieste da hotel e ristoranti perché vogliono metterli come magari utilizzo per il pubblico che viene lì a fare la giornata. Quindi immagino un ristorante sul lago di Como, sul lago Maggiore. Sì, oltretutto sono anche belli esteticamente. Sì. Facciamo vedere un attimo l'80 di cui stavi parlando adesso. Ma anzi, io racconterei questo aneddoto se posso permettermi. Pare che volessi portare su anche più binocoli, ma alla fiera di Cesena hai venduto un po' di prodotti. Sì, esattamente. Alla fiera di Cesena sono stati molto bene gli Oberwerk sin da subito, in particolare quelli diciamo più piccolini, quindi sia la serie Sport ED che l'Explore che la Ultra me l'hanno praticamente spazzata via, non ce l'ho più quindi è già in arrivo col nuovo carico. Ho portato su due Sport ED 8 e 10x42 perché sono anche quelli stati molto apprezzati durante la fiera. Dopo li facciamo vedere magari. Sì. Io ho dimenticato il supporto, però potremo appoggiarli sulla testa e inquadriamo le Alpi. Invece sai che sono sempre venale nei miei video, più che altro perché voglio informare i lettori sui prezzi. Certo. Ho visto che hai 2 treppiedi, però sono marchiati Arte Sky. Sì. Mi dici magari se poi i prezzi dei due binocoli, se ti ricordi quelli dei treppiedi, magari le specifiche. Assolutamente. Allora, parlando di prezzi, il 70 XL SD è venduto a 1.899 completo di valigia. Ci teniamo a ricordarlo perché molto spesso in commercio la valigia non è presente, invece qua è completo anche di valigia e ovviamente due oculari da 14 mm e 70 gradi. Poi abbiamo in questo caso una testa fluida. Siamo su un prezzo molto interessante perché siamo intorno ai 149 euro, quindi è molto accessibile. E poi invece abbiamo un cavalletto in carbonio con gamba da 36, poi dopo che si apre in 3 sezioni, cavalletto che consente una portata di circa 12-13 kg massima e siamo a 399 euro.
Tempo fa abbiamo fatto anche un kit per chi volesse comprare testa e cavalletto insieme, c'era un piccolo sconto extra giusto per dare un pacchetto completo, ovviamente completo della sua borsa e il cavalletto, dove si può riporre anche la testa, quindi si lascia tutto quanto completamente montato. L'82 invece è un pochino più costoso, siamo intorno alle 2.399 euro, sempre con la sua valigia, sempre con i suoi oculari. Poi sopra qua vedete appunto la maniglia che fa anche da slitta con attacco a picatinny per attaccare magari un red dot per il puntamento diurno e notturno, più notturno questo me. È il modello quindi apocromatico con i vetri FCD100, sì, giusto? Sì. Quindi è quello più vicino, diciamo così, alla fluorite, per esatto, intenderci. Per intenderci, sì. Ecco, dopo ci diamo una bella occhiata. Invece per quanto riguarda gli oculari ho portato anche quelli, sono quelli proprio Oberwerk da 7 e da 22 mm, sono sempre da 31,8 ovviamente. Beh, sono belli grandi, 70 gradi di campo apparente da 7 mm, quindi gli ingrandimenti sui due binocoli te li ricordi? Allora, 55 sul 70 e 64 sull'82. Beh, 64 con 70 gradi di campo già non è per niente male, anzi, magari oggi riusciamo anche a utilizzarli, sì, perché comunque non è agosto e visto che qua il Sing è buono, mi sembra. Sì, anche la giornata cioè non c'è vento. Io che sarà bello, sto venendo su quasi 2 volte a settimana per girare i video. Ci sta, assolutamente. Quindi poi abbiamo anche ovviamente quello con focale maggiore, quindi 22 mm, sempre 70 gradi. Ci sta a ricordare che però sono dei prodotti che hanno l'attacco standard sì, barilotto. Infatti magari quindi facciamolo vedere, Luca, così ricordiamo anche chi non segue Binomania è capitato qui per caso la differenza, perché ci sono alcune marche, soprattutto nei visori, nei cannocchiali d'osservazione, scusate per le ombre, ma oggi vi dovete gustare anche le nostre ombre per il sole. Ci sono dei telescopi d'osservazione che hanno degli attacchi dedicati, invece sono comodi questi binocoli perché universalmente potete utilizzare tutti gli oculari astronomici con barilotto da 31,8, lisci sarebbe meglio comunque, sì, senza l'incavo interno, la scalanatura. Qua ci sta menzione speciale per Bader, per i Morpheus, che sono appunto lisci. Li hai già provati coi Bader? Ho provato solamente il 14, volevo fare un confronto con il 14 degli Oberwerk. E vabbè, con Morpheus diciamo che cade in piedi, non è che sbagli. Quindi tendenzialmente consiglieresti anche di utilizzare volendo altre focali della Bader. Sì, ma poi non quella più spinta da 4,5 che è un po' esagerata, ma c'è il 9, c'è il 6,5, comunque sono interessanti. Quindi di serie comunque ti viene fornita una coppia, giusto? Sì. Dura 14, poi volendo ci sono anche questi della Oberwerk e poi volendo tu sei anche distributore Bader. Sì, esatto. Quindi possiamo accoppiare un po' quello che vogliamo. Chiaramente quelli Oberwerk hanno un prezzo molto interessante perché parliamo di 319 euro la coppia. Sì. Quindi insomma sono quasi economici per intenderci. Un Morpheus costa 275 euro l'uno, quindi l'impegno economico è un po' più elevato, ecco. Poi sono da farsi tutto il kit tra binocolo, tra piede, tutto quanto, insomma sono già dei bei soldini che devi mettere lì. Sì. Infatti per chi vuole spendere un pochino meno c'è la serie ED con i vetri FHK61 e lì abbiamo il 70, l'82 e il 100 mm. Beh, devo dirti che anch'io da utilizzatore di un 82 ormai trovo che sia la misura corretta, perché sono compatti, sono maneggevoli, sì, di giorno non risentono tanto della turbolenza e comunque meglio avere roba leggera da portare in montagna piuttosto che usare un 120 da centro Milano. Esatto. Quindi piuttosto prendetevi un ottantino con la valigia, portatevi moglie e figliole in montagna e voi con la scusa comunque potete osservare. Poi chiaro, ti dico, anche in fiera quando eravamo lì tutta la gamma completa tutti guardavano il 127 perché era come il miele, insomma, ma perché è grosso, quindi è proprio bello da vedere. Poi magari chiaramente a parità di Sing è meno utilizzabile un 127 che un 82. Sì, no, ma guarda, la tua idea di portare il 70 e l'80 oggi è perfetta, perché comunque mi capita a volte di venire coi 100 qua, a meno che guardi al crepuscolo di giorno, alla fine è meglio avere un 82 e un 70 che danno anche più campo, quindi perfettamente. E rifiniture le avete viste, sono bianche, c'è anche la colorazione adesso, ho visto Tactical, giusto? Sì, esatto, in arrivo la versione Tactical dove abbiamo due differenze. Prima appunto la colorazione, la seconda è la valigia.
perché la valigia è inclusa, non è una valigia diciamo standard in legno per intenderci, ma è invece una valigia di quelle in plastica impermeabili anti-urto. Tipo peli, quindi. Tipo peli, esatto, sì. E quindi quella è la particolare differenza delle due serie. Poi la serie Tactical è solo una serie SD, quindi è identica come lenti, ma cambia questa differenza, diciamo, estetica. A me era piaciuto, ho avuto modo di provarlo, anche se era una demo. Poi adesso dovrebbero arrivare gli oculari con reticolo. Sì, altra cosa interessante era quella per appunto i tiratori a lunga distanza, avere un binocolo di grandi dimensioni da poter affiancare. Quindi sicuramente anche in quella serie lì ne vedremo delle belle. Quella mi pare che abbia solamente 3 dimensioni, 70, 82 e 100. Quindi anche perché poi le altre sono più dedicate appunto all'astronomia. Certo. Quindi ricapitolando, a livello di astronomia avrete tutta la gamma dei binocoli angolati. Sì. Ok, per ora hai puntato su diciamo la top di gamma con i vetri FCD100. Ti arriveranno anche gli ED-APO. No, ci sono anche quelli. E li ha anche già. Quelli, ok. Sì. Quindi chi vuole può acquistare magari un ED-APO che ha un filino più di cromatismo residuo di giorno, però per guardare le stelle, non so se ci hai già visto. Sì, non c'è tanta differenza. Non c'è tanta differenza. Poi anche lì la differenza di prezzo a volte è minima, tra virgolette, perché un 70 ED-APO sono intorno ai 1.600 euro. Questo qua siamo intorno ai 1.900, quindi magari uno dice faccio uno sforzo in più, prendo la serie più bellina. Poi chiaro il divario di prezzo aumenta con le dimensioni più grandi. Certo, adesso comunque ragazzi non vi preoccupate, tra un po' colleghiamo l'iPhone. Non posso incastrarlo perfettamente perché non ho trovato un adattatore, ma vi faremo vedere il panorama delle Alpi con entrambi i binocoli e magari proviamo a usare pure a 60x. Sì. Così vedete la qualità del vetro FCD100. Io li ho comparati anche con prodotti alla fluorite e secondo me è un prodotto proprio al top della gamma e trovate le prestazioni dei binocoli naturalistici al top, ma a ingrandimenti decisamente superiori. Esattamente. Invece Luca, vuoi parlarci un attimo degli Sport ED? Sì, gli Sport ED sono una serie che ha fatto Oberwerk di prodotti diciamo un po' più piccolini. Abbiamo l'8x42 e il 10x42, 8 gradi e 1 di campo e 6,5 dell'altro. Secondo me molto interessanti, il rapporto qualità-prezzo veramente buono, assolutamente, che siamo sulle 329 euro se non ricordo male. Hanno ovviamente la loro custodia, la loro tracollina, tutto quello che è il necessario per poterli utilizzare. 42 mm di apertura è il binocolo proprio classico per la passeggiata, anche astronomia volendo, perché comunque già con 1042 una cometa la vedi. Quindi anche questi hanno vetro ED. Sì, questi hanno vetro ED. L'unica cosa, ecco, la diciamo, ci terrei a dirla, hanno chiaramente la gomma un po' larga come alcuni modelli, quindi chi ama la distanza interpupillare molto stretta fa un po' fatica, magari questo non è il binocolo per loro. Sì, potresti magari proporre, se posso permettermi, visto che io ho questo problema, magari i paraluce, quelli della Bader laterali. Sì, è vero, ci sono perché si quelli. incastrano Sì, e volendo tengono giù il paraluce e usano quelli. Sì, ogni tanto sono costretto a fare così, ad esempio con i Canon, il 10x42 io preferisco fare così, e con gli oculari del Cowell preferisco fare così. Li tengo abbassati e metto l'effetto di salame. E io ho un problema simile invece con la serie Genesis della Cova, quella la prima, perché era anche quello molto spesso, quindi a volte facevo un po' fatica a centrare. Però comunque si difendono molto bene, ecco, anche rispetto a prodotti che costano molto più di loro. Ho visto che anche in fiera accesi sono stati molto apprezzati dagli utenti. Invece riguardo i supporti, quindi treppiedi e il resto, punterai sulla tua linea Arte Sky o arriverà qualche prodotto anche Oberwerk? Adesso dovremo ricevere dei treppiedi in legno della Oberwerk, quelli pensati per le loro forcelle, perché abbiamo anche le forcelle, non le ho portate perché erano un po' ingombranti, per le loro forcelle, perché le forcelle Oberwerk hanno un attacco baionetta. Abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo fatto in tempo record un adattatore per poterla montare sui treppiedi Berlebach e gli 119C, che generalmente sono quelli che teniamo in stock in negozio, perché hanno la colonna centrale e sono anche un po' più belli di quelli dell'Oberwerk, sinceramente un po' rifiniti meglio. Però Oberwerk stessa ci ha offerto i suoi prodotti in legno, appunto quelli realizzati in America. Saranno un po' costosetti perché appunto il trasporto avviene direttamente dall'America e c'è qualche dazio in più da pagare rispetto agli altri, però sono anche quelli molto interessanti. Per quanto riguarda le teste, avremo per il momento le nostre,
Poi ovviamente consigliamo agli utenti di prendere una testa anche Manfrotto, le trovano presente ovunque, piuttosto che da Berlebac dovremmo ricevere delle teste sempre fluide, alternative, magari un po' più costose, un po' più belle magari. Parlando del treppiede, quello prodotto in Ohio, io ne ho uno, l'avevo provato, me l'aveva mandato Kevin, poi mi ero innamorato. Ti dico che con un'alta azimutale della IO, quelle svizzere, io reggo su un rifrattore da 6 pollici, perché comunque sono molto robusti. Non hanno la colonna centrale, il mio modello, però mi pare che ci sia anche con la colonna centrale. Sì, lì bisogna vedere che ce ne hanno veramente tanti. Sì. Poi loro fanno collaborazione con altri marchi che però poi non rivendono. Uno di questi è Small Rig, che fanno le teste, le DH10, e quelle teste che vedi che hanno la doppia maniglia sul loro sito, quelle non le vendono loro direttamente, ti dicono comprala dalla Small Rig semplicemente, quindi c'è anche quell'opzione lì. Comunque tu hai varie opzioni, quindi loro treppiedi, teste Artesky, treppiedi Artesky, volendo hai Berlebac con un IC19 Simiglia, e adesso ti arrivano le teste quindi anche della Berlebac. Sì, e quelle magari ne avremo poche, perché comunque anche loro ne fanno tante, sono più fotografiche a volte che per binocoli, però assolutamente sì. Però ti dico, io già questa testa nostra l'avevo provata con anche altri marchi di binocoli, e l'ho provata anche con montato il 120. Per un uso normale non è un grosso problema, quindi un 70, un 82 è perfetta. Fai conto che da caratteristiche porta circa 10 kg, perciò tende magari un po' frizionato e quant'altro, riesce a gestire anche i carichi anche molto sbilanciati. La cosa che abbiamo chiesto poi in fabbrica di farci sono delle slitte di bilanciamento. Adesso c'è su quella, diciamo, standard originale con la testa, viene data, ma delle slitte di bilanciamento più lunghe. Più lunghe, sì, comodo come uso io per la fotografia. Sì. Beh, questo è un passo Manfrotto, giusto? Sì, attacco Manfrotto. Quindi tipo slitte quelle lunghe Manfrotto da 15-20 cm. Sì, le hanno anche loro, le hanno già, però costano a volte magari tanto per una slitta, invece queste qua mi pare che fossero sulle 20 euro pubblico la slitta di ricambio, ottimo. Quella lunga sarà magari sui 40 euro, ecco, sì. Esagerato. Comunque a vedere così l'80 è già abbastanza bilanciato, Il problema potrebbe essere il 120. Sì, il 120 tirano molto indietro, e lì serve la slitta quella più lunga, ho visto. Facciamo vedere magari qualche particolare. Guardate, proprio l'oro che contraddistingue la serie al top. Sì, cos'è? Un oro, un bronzo chiaro? Sì, un bronzo chiaro, un oro, direi oro. Vuoi far vedere magari, Luca, un attimo gli obiettivi? Anche perché adesso penso che ci guarderemo dentro, vi faremo proprio guardare dentro con l'iPhone. L'obiettivo, ovviamente non l'abbiamo menzionato, ma c'è il paraluce. Sì, paraluce estraibile. Anche la verniciatura è bella, c'è questo effetto interno satinato, no? È un perlato, io direi. Perlato. Sì. Infatti si chiama mica Pearl all'inizio. Allora, l'hanno chiamata Pearl, poi adesso non hanno più fatto la distinzione tra i vari colori, perché danno il bianco proprio standard, e invece la Tactical è quella che ha questo nuovo grigio, in realtà neanche un grigio che c'era prima. Ecco, una cosa va detta, che la vernice è molto delicata, quindi quando la spostate state attenti. Loro infatti danno una sacchetta per inserire dentro il binocolo, per poi riporlo nella valigia, in modo che non si possa rovinare, però ecco, è delicata, quindi ecco, non fategli prendere colpi. Sì. Beh, è un prodotto astronomico. Poi il bianco secondo me piace sempre alle astrofili, Ma infatti ho detto, piacciono in fiera, ma tutti mi hanno detto: ma che belli tutti bianchi lì così esposti, attiravano tanto. Sì, all'astrofilo proprio il bianco piace. Sì, io mi ricordo che c'era anche una marca di un'azienda, se possiamo citare, ad esempio la Vixen con VMC, c'era il verde e il bianco, e poi alla fine volevano tutti il bianco. Sì. Perché che lo fanno solo bianco. Perché è un po' più professionale secondo me il colore bianco. Poi il grigio va molto bene, perché ad esempio hai visto oggi Luca ha avuto la fortuna di vedere 2 cerve a 10 metri. Sì, 10 metri praticamente. E col Tactical, se eravamo tipo a 30 metri con la tua bella mimetica seduti dall'altra parte, te le guardavi e non rifletteva, perché esatto. Comunque loro non vedono i colori, però i riflessi sul viso e le cose che sono luminose le notano, e il grigio del tattico è perfetto anche per osservazioni naturalistiche, però il bianco è più bello, è più serioso. Poi comodissima, questa qua è, insomma, gli appassionati di tiro le conoscono, queste qua sono le classiche slitte Picatinny che si usano anche sui cannocchiali, scusate, sulle carabine, e ci si può montare su di tutto. Sì. E poi ci sono anche adattatori specifici.
è un bel red dot. Noi ne abbiamo uno in metallo, sono praticamente 4 reticoli in rosso o in verde, a scelta. Tutto regolato meccanicamente con delle brugole. Sulle 70 euro si può montare qua sopra e avere già un puntatore interessante. Poi ce ne sono quanti ne vuoi ormai sul mercato da poter montare. Sì. Allora ragazzi, adesso guardiamo un po' la catena delle Alpi. A Luca faccio vedere la zona del Monte Rosa con la Capanna Margherita, la vedrete anche voi. Poi pian piano scorriamo verso il Monte Todano, dove c'è una chiesetta insomma un po' famosa, andiamo a vedere la croce del Monte Zede e poi scendiamo sul Lago Maggiore. Considerate una questione, come vi ho detto prima, non essendoci gli adattatori abbiamo dovuto gioco forza, vi faccio vedere, cercare di appoggiare così a mano libera lo smartphone, quindi senz'altro noterete un po' di vignettatura che non dipende dal binocolo, è una problematica personale sul fatto che faccio fatica ad allineare perfettamente l'asse ottico dello smartphone. Poi Luca ha voluto esagerare, abbiamo montato gli oculari, quelli da alto ingrandimento da 7 mm della Oberwerk sull'82 e poi quelli di serie sul 70. Sul 70. Sì. Va bene Luca, se intanto vuoi guardare dentro e commentare. Partiamo dal Monte Rosa, quindi. Abbiamo detto che no, non l'abbiamo detto, inquadra 2,5 gradi, giusto? Sì, questo 2,5 in quelli diciamo standard di oculari, mentre l'82 siamo a 2 gradi e 2. Quindi insomma è bello panoramico, avete 70 gradi di campo apparente. Ecco la capanna. Adesso intanto faccio scorrere le immagini così più o meno vedete quello che sta vedendo Luca. Calcolate che con 2 occhi l'immagine è più bella e poi non avete problemi di vignettatura e di riprese che ho avuto io poco fa appoggiando lo smartphone. Merita. Da questo posto Luca è una meraviglia. Con te lontano un Monte Rosa dicevi prima? Mi sembra sui 70-72 km. Avevo usato Google Earth anni fa quando avevo girato un video dove facevo vedere come riprendere la Capanna Margherita e stiamo sui 72 km. Insomma, comunque già una bella distanza. Sì. Scendiamo. Sai, il bello dei binocoli ad alto ingrandimento è che con questi panorami ci stai veramente tutto il giorno. Invece con l'8x classico dai una spazzolata al panorama e alla fine insomma è quello. E dettagli non li trovi. No. Lì c'è la chiesetta. E anche sul lago, dicevo prima, se c'è una gara di velisti o altro, insomma ti diverti. Sì, qui sotto c'è una scuola, mi pare, una a Calderi Canottieri e poi a Maccagno ci dovrebbe essere la scuola di vela, ma anche a Luino. Quindi Luca mi capita d'estate che a volte vengo su e proprio mi diverto a guardare. Poi comunque c'è la linea navigazione laghi, Tra un po' passa il battello che da Laveno va a Luino, poi vanno a Scone in Svizzera. Quindi di roba a vedere insomma. Sì, c'è tantissimo. Poi hai visto qua passano i cervi vicino alla strada, ci sono le aquile, marzo-aprile ci sono perché nidifica un'aquila sul Monte Lema e quindi qua sopra a volte passa come terreno di caccia. Insomma, con binocoli così ti diverti veramente tanto. Io da quando ho binomania ti dico mi diverto più con i binocoli che con i telescopi. E poi per vedere le comete. Vabbè sì, quello chiaramente. Allora, mentre Luca guarda dentro nel 70, io vi do le mie impressioni, se volete ascoltarle, sul piccolo 70 mm. Per quanto riguarda il cromatismo residuo, ragazzi, non ce n'è. Io forse, Luca, avevo provato le Diapo, dove in queste circostanze tiravo fuori un poco più di aberrazione cromatica. Invece vi devo confermare che si fa proprio fatica a vederla. Spero che stiate apprezzando anche voi, insomma, la ripresa effettuata sulle Alpi e l'immagine è chiara e non c'è nessun contorno intorno al profilo della l'immagine è pura. Il vetro FCD100 merita tanto, più o meno all'indice di dispersione dell'FPL53 quasi raggiunge la fluorite e per la cifra è ottimo. E poi se Luca sta notando
Hai visto che comunque c'è meno turbolenza nel 70? Sì, Già? sì, quello si vede subito. Quando punti sul lago soprattutto Sì, sì. è molto evidente. Infatti il mio amico Corrado Morelli, che molti conosceranno, e tra poco riandrò a trovare in Valtellina, ha avuto vari strumenti, anche un Fujino in 150, e alla fine mi dice che quando può guarda col 70. Perché di giorno puoi guardare anche in estate. Ma la cosa dicevamo prima, no? Quindi l'82 e questo rimangono i tagli più comodi, non solo per astronomia, Sì. alla fine. Adesso provo a appoggiare lo smartphone sull'oculare oltre 60x per farvi vedere Capanna Margherita. Considerate tutto quello che vi ho detto, quindi faccio fatica io a appoggiarlo, vedete un po' di vignettatura. Adesso ragazzi sono a 64x. C'è un po' di turbolenza, Luca, adesso, siamo già vicino alle 11 del mattino, però ribadisco, a 64x almeno di giorno così sul profilo del Monte Rosa aberrazione cromatica non ce n'è. I bianchi sono un poco caldi, però l'immagine rimane nitida e contrastata. È persino difficile farvi capire come si vede, perché comunque quando inquadro con l'iPhone c'è dietro una rappresentazione di un sensore digitale, poi è con un occhio solo, diciamo, con un obiettivo. Invece qui avete la profondità, avete la tridimensionalità, avete la brillanza dei colori che il vostro sistema occhio-cervello solo vi sa dare. E beh Luca, devo dire che i 67x li tiene bene anche di giorno, sì. Alla fine si vede bene anche l'orologio della chiesa a 12 km che ogni tanto inquadro. Io direi adesso di fare così, se hai voglia. Facciamo vedere un attimo magari col 10x42, proviamo a appoggiarlo sopra e io provo ad appoggiare lo smartphone, così avete una panoramica anche della qualità degli obiettivi ED. Ricordatevi che su Binomania trovate parecchie video recensioni dei prodotti Oberwerk, quindi se siete interessati a avere anche un approfondimento maggiore ci sono sia articoli sia video. Allora, questo 10x42D lo conosco già, trovate anche questo binocolo la video recensione su Binomania, forse ho provato l'8x, però insomma ripropongo le mie stesse sensazioni, cromatismo ben contenuto, buon campo di vista, è bello nitido e contrastato al centro. Poi Luca, ti ricordi il prezzo di questi per caso? 3,29 se non ricordo male. 329 euro. Insomma, prezzi allettanti. Allora, provo un attimo ragazzi a inquadrare le Alpi e cerco di farvele vedere con l'iPhone. Dobbiamo però appoggiarlo proprio così, magari Luca mi dai una mano. Sì, ho dimenticato il triangolo Erlebach. Anch'io l'ho lasciato a casa oggi. Dicevo prima Pierre che noi abbiamo comunque a stock gli adattatori per i binocoli, quindi per smartphone universali. Vanno bene su binocoli, cannocchiali e quant'altro. Forse non vanno bene su i cannocchiali Swarovski perché hanno il portaoculare molto molto grande, dovete svitarlo e attacca direttamente, però diciamo il 90% dei prodotti si monta tranquillamente. Va bene Luca, insomma spero che questa giornata sia piaciuta anche a te. Assolutamente. Oltre il panorama merita tantissimo qua. Hai visto, tu devi venire a vedere, io ogni tanto qua vengo a ciaspolare quando nevica e devi venire a vedere il balcone sulle Alpi innevato. È incredibile, molto bello. Proprio bello, vedi tutta la neve sotto con il lago poi molto blu, è stupendo, e il tramonto è bello. Tra altre cose guardate ragazzi, c'è la luna e quando è molto nitido e terso si vede benissimo a occhio nudo anche Venere e Giove di giorno a quest'ora. Ringrazio Maurizio Liborio, che è il proprietario del terreno, che ci ha permesso di girare il nostro reportage. Una cosa dobbiamo dire prima dei saluti. Assolutamente. Che verrete anche voi alla NLT a Opera. Sì, 29 novembre, siamo giù.
Va bene, quindi sarei giù con qualche novità, qualche telescopio. Assolutamente, adesso vediamo quale binocolo portare, e sicuramente Oberon ci sarà, e adesso vediamo che telescopio. Sorpresa. Pensavo, se tutto va bene porto qualcosa di grosso, vediamo quanto... Qualcosa di molto grosso. Ma quanto il Sing possa aiutare anche. Va bene, dai, allora senz'altro sono curiosissimo, Luca, sono curiosissimo. Noi per oggi terminiamo qua. Ringrazio tantissimo Luca, ci sarà modo e possibilità poi di magari provare qualche altro prodotto durante l'anno. Grazie Luca. Grazie mille a te Pier per l'occasione. Vi invito a visitare il sito artesky.it e di andare a trovare Luca nel negozio che si trova Giussano. Chiaramente non la situazione ideale per provare tutti i binocoli giganti, però lì possiamo provarli, magari organizzare delle giornate anche in montagna più vicino al negozio. Certo, senz'altro qualcosa vi inventerete. Assolutamente. È vero che siete molto bravi in questa cosa. Io vi aspetto come sempre su questo canale. Noi continuiamo un po' a sbinocolare, in realtà ci vediamo come sempre anche su binomania.it, sul gruppo Facebook tutto, ma proprio tutto sui binocoli, e anche sul mitico forum di Binomania. Inoltre ragazzi, ve lo ricordo, se siete anche appassionati di fotografia, ho da poco aperto il nuovo sito landscapephotography.it, dove troverete corsi e anche qualche evento fatto con le Osi e magari anche qui presso il Monte Sette Termini. Un caro saluto a tutti voi da Piergiovanni Salimbeni E da Luca di Artesky. Grazie. Ciao ragazzi.